Ciao a tutti, oggi parliamo della prostatite batterica nel cane, una delle patologie prostatiche del cane. Le altre patologie che andremo a trattare in altri video sono fondamentalmente l'ipertrofia prostatica benigna, il carcinoma prostatico, le cisti prostatiche e gli ascessi prostatici. In questo video ci soffermeremo sulla prostatite batterica. Prima di iniziare vi ricordo sempre che se siete interessati agli argomenti di questo canale, noi trattiamo in questo canale fondamentalmente argomenti relativi alla medicina veterinaria del cane e del gatto, ma esistono anche dei video in cui trattiamo sempre argomenti relativi al cane e al gatto che però non sono di aspetto medico. Nei video ovviamente, oltre a trattare la patologia, cerco sempre di darvi dei consigli che possono tornarvi utili nella gestione del vostro cane e del vostro gatto. Se avete invece curiosità, domande relative a questo video o comunque relative al cane e al gatto, scrivetelo nei commenti qua sotto e farò un video dedicato ovviamente al succo del vostro commento. La prostatite batterica. La prostatite batterica è una patologia, lo dice il nome, prostatite, quindi infiammazione della prostata. Ricordatevi sempre che il suffisso ite sta per infiammazione, processo infiammatorio, quindi prostatite è un'infiammazione della prostata, quindi sarà una patologia che colpisce i cani maschi, perché la prostata ce l'hanno solo i maschi, e interi. Quelli castrati ovviamente hanno una riduzione della prostata e quindi la loro ghiandola non andrà il loro organo non andrà fondamentalmente in prostatite batterica, perché sono coinvolti nell'agente fisiologico di questa infiammazione. È un batterio generalmente, acuta se è un fenomeno acuto, cronico se ovviamente è una patologia cronica. Generalmente la pericolosità della prostatite è batterica e quella acuta. Generalmente, ripeto, colpisce i cani maschi interi e difficilmente non esiste anche una cistite batterica correlata. Di solito i batteri della cistite poi colonizzano la prostata e abbiamo la prostatite batterica. È una patologia che può dare shock settico e quindi è una delle cause dello shock settico nel cane, quindi attenzione, è importante conoscere questa patologia. Fondamentalmente il cane come si presenta molto dolorante, quindi dolorabilità addominale, appena toccate l'addome il cane ha malissimo, vomito, disidratazione, anoressia, abbattimento. Tendenzialmente potreste vedere anche uno scolo emorragico purulento e ripeto, molto spesso è correlata anche a una cistite batterica, quindi le urine dovrebbero chiaramente essere positivi all'urocultura. Come si diagnostica? Fondamentalmente attraverso l'ecografia, ma anche attraverso l'esame del sangue. Dovremmo avere chiaramente una leucocitosi elevata, i globuli bianchi elevatissimi, e un quadro, ripeto, anche potenziale di shock settico, quindi in caso di shock settico chiaramente la prognosi può essere anche riservata. Il cane fondamentalmente l'esame diciamo di diagnostica per immagini da utilizzare è l'ecografia, e generalmente potrebbero esserci anche degli ascessi, quindi a volte nella fase successiva si possono anche formare degli ascessi, quindi attenzione perché la prostatite batterica è grave, ma l'ascesso prostatico è ancora più grave, perché se si rompe l'ascesso prostatico possiamo avere peritonite batteriche, quindi una situazione ancora più grave. Come si cura tendenzialmente la prostatite batterica? Di solito si utilizza l'antibiotico corretto per 4 settimane. A volte si può utilizzare generalmente i batteri che colpiscono di solito la prostata sono dei gram negativi, quindi si cerca di utilizzare un antibiotico che uccida diciamo i gram negativi, ma fondamentalmente se si riesce si fa ovviamente il prelievo
a livello prostatico attraverso l'ecografia per vedere qual è il batterio coinvolto in questa patologia. In caso di eccesso prostatico invece si interviene anche chirurgicamente per la marsupializzazione e l'omentalizzazione degli ascessi. Ripeto, la terapia deve essere molto lunga perché difficilmente gli antibiotici riescono a superare con concentrazioni elevate la barriera ematoprostatica, quindi si utilizzano degli antibiotici per 4 settimane. La prognosi è buona se si riesce a intervenire nelle prime fasi. Chiaramente se abbiamo lo shock settico, la rottura dell'ascesso prostatico, questo può chiaramente avere una prognosi invece riservata e infausta. Quindi mi raccomando, se vedete il vostro cane chiaramente che non sta bene, questo è un concetto ovviamente banale, però non aspettate mai troppo perché, ripeto, ci sono delle patologie che il tempo fa la differenza. Per quanto riguarda quello che bisognerebbe fare successivamente, di solito è consigliata la castrazione una volta che il cane ovviamente sta bene, perché chiaramente castrando il cane andiamo a ridurre la massa prostatica, la prostata, e quindi fondamentalmente andiamo a ridurre la potenzialità di prostatite batteriche e ascessi prostatici. Se il cane è molto anziano oppure ha delle condizioni tali che non può avere, diciamo, e essere fatto un intervento chirurgico, ovviamente esistono dei farmaci che vanno ad agire a livello prostatico per andare a ridurre la prostata. Ovviamente questi farmaci non sono definitivi, quindi ogni tot bisognerà ovviamente ripeterli. Spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo alla prossima puntata. Un saluto a tutti.